Chitarristi, ciao! Oggi parliamo di questa bella chitarrina, la RG470DX di casa Ibanez, colore Seafoam Green Matte, che starebbe per schiuma di mare color verde opaco. Questo strumento mi è stato messo a disposizione da un mio amatissimo iscritto dalla prima ora, che saluto con affetto. Ciao Fede! Dopo averla provata vi faccio una brevissima recensione, ma prima sigla! La Ibanez RG470 è una chitarra elettrica solid body che fa parte della popolare serie RG di Ibanez, nota per il suo design orientato allo shredding e alla versatilità. La serie RG è una delle più iconiche vendute di Ibanez fin dalla sua introduzione negli anni 80. Devo dire che io ho un po' un debole per questo tipo di strumento, in particolare questo modello si posiziona nella fascia media della serie RG, offrendo un buon equilibrio tra caratteristiche, prestazioni e prezzo, e come molte sue sorelle di questa fascia è costruita in Indonesia e presenta una scalatura che va dallo 0,9 a 0,42, quindi corde molto morbide e molta suonabilità. Vi elenco le sue principali caratteristiche. Il corpo è in meranti, che abbiamo già avuto modo di vedere su altri modelli come la Gem Junior, un legno leggero con una buona risonanza, manico boltoni in acero, sottile e veloce con profilo Wizard 3 di Ibanez, progettato per una suonabilità rapida e confortevole, tastiera in Jatoba con 24 tasti jumbo con intarsi a dente di squalo, che è un tratto distintivo di alcune RG. I pick-up sono in configurazione HSH, humbucker, single coil humbucker con pick-up Ibanez Quantum. Questa configurazione molto versatile offre una vasta gamma di suoni, dai lead potenti e distorti ai suoni puliti e brillanti, rendendola adatta a diversi generi musicali. Ponte con sistema tremolo doppio bloccaggio Edge 02. Questo ponte permette di eseguire bending estremi mantenendo una cordatura comunque molto stabile. L'hardware è nero, cromo black con meccaniche Ibanez. Ma andiamo a sentire un po' come suona.
Allora faccio una premessa rispetto al suono. Io sto suonando dentro la mia Fractal FM9, quindi non ho un amplificatore. Tramite la Fractal vado in diretta nel Cubase. Sento poco perché devo evitare i rientri nel microfono con cui parlo, per cui vabbè, ho una situazione un po' che devo sistemare. Se il canale me lo permetterà, più avanti vedrò di arrivare ad un'attrezzatura un po' più professionale, almeno per quanto riguarda la registrazione vocale, perché alla Fractal non manca niente. Però ecco, il discorso è: questi sono dei suoni che piacciono a me, quindi vanno presi un po' tra virgolette, perché tipo questa è un'emulazione di un GCM 800. Però basta che io cambi un parametro o anche solo una cassa, l'emulazione di una cassa, che il suono cambia, si schiarisce o si scurisce, insomma cambia colore. Quindi appunto van prese un po' con le molle. Io sto utilizzando una paletta di suoni che in genere piacciono a me, ma che magari non piacciono a voi, e comunque la mano, la chitarra tendono un po' a omologare il tipo di suono. La stessa strumentazione in mano a un altro chitarrista ha un altro effetto, un altro suono, un altro esito. Quindi metto questa qua un po' più scura, quindi questa per esempio è un'emulazione di una Friedman. Questo di un Soldano, che di solito uso per i lead. Devo dire che i pick-up sono belli presenti, hanno una loro personalità. Anche il pick-up al manico trovo che abbia un bel sustain. La trovo anche una chitarra molto versatile, anche se probabilmente chi sceglie questo tipo di strumento non fa jazz, swing, folk o Dire Straits, che ne so, perché probabilmente sceglierebbe un altro tipo di chitarra. Ma è una chitarra che comunque per me è votata, diciamo, dal blues al rock in su, ma ti permette di fare un po' tutto. Cioè, volessimo fare del funky. Adesso magari ho l'ampli un po' distorto, se gli tolgo un po' di distorsione già si ammorbidisce.
Certo, per prendere dimestichezza con lo strumento qualche ora magari è un po' poco, ma devo dire che è una chitarra che si lascia suonare sin da subito e ti permette di prendere confidenza in poco tempo. Il manico è sottile, ma non esageratamente. Rispetto ad altri Wizard di casa Ibanez mi sembra leggermente più largo e ben impugnabile, e i tasti Jumbo lo rendono ideale anche per chi ama fare cascate di note veloci, anche se, come abbiamo visto, sui bending fa sentire bene la sua voce. La configurazione HSH offre una buona flessibilità timbrica adatta a diversi stili musicali, conferendo allo strumento una buona versatilità sonora con una stabilità della cordatura garantita da un ponte a doppio bloccaggio anche con l'uso frequente della leva. Sì, è vero, magari questo tipo di ponte è un po' più noioso in fase di cambio corde, ma poi una volta fatto non lo si deve più toccare, fatta salva magari la cordatura fine che si deve eseguire ogni tanto. La domanda quindi è: siamo sicuri che abbiamo sempre bisogno di strumenti che costano capitali? In definitiva direi che se siete amanti del genere rock ma non solo, questa RG è una chitarra con un ottimo rapporto qualità-prezzo che secondo me offre caratteristiche tipiche di strumenti di fascia superiore, pur avendo un costo più che accessibile. Tenete conto che a seconda degli store potete trovarla a poco più di 450 euro e può regalarvi qualche soddisfazione, senza contare che se un domani voleste fare un piccolo upgrade magari sui pick up, la base di partenza è veramente buona. Ok, non mi rimane che ringraziare ancora Federico per avermela prestata. Spero che il video possa esservi stato di aiuto. Se volete iscrivervi al canale mi fate molto piacere, perché sicuramente mi sarà d'aiuto, altrimenti è uguale. Vi lascio un grande saluto, ciao, alla prossima!